Il suo nome è Andrea Mavilla, un esperto informatico italiano. Di recente ha sollevato un caso che ha il sapore di uno scandalo di Stato. Con appena 50 euro è riuscito ad acquistare online i numeri di telefono privati di figure istituzionali di altissimo livello, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni. Non ha usato il dark web, non ha forzato sistemi. I dati erano lì, alla portata di tutti, piattaforme pubbliche, nessuna barriera tecnica. La polizia postale ha aperto un'indagine, ma intanto il danno è fatto e oggi è qui con noi per raccontarci tutta la verità dall'inizio. Ciao Andrea e grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a te, eccomi. Ok. Ok. Andrea Mavilla, Wow. che recentemente è balzata alle cronache per lo scandalo dei numeri del telefono, tra cui quello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e Giorgia Meloni. E io ti ho invitato appunto perché ti vorrei fare delle domande per saperne un po' di più. Ok, sono tutto pronto, Sei insomma, pronto? risponderò a tutto, ma sì, Puoi, assolutamente. puoi raccontarmi il momento esatto in cui hai scoperto che i numeri privati dei vertici dello Stato erano disponibili online e cosa ti ha spinto ad indagare proprio in questa direzione? Sostanzialmente, come ho già spiegato, cosa è accaduto? È accaduto che, diciamo, avevo avuto una consulenza da una parte di una nota, diciamo, azienda che si occupa, vabbè, di calcio. Non entro nei dettagli per tenere riservata, diciamo, il cliente. Questa nota azienda calcistica aveva subito una grossa truffa, quindi cioè, la loro domanda era come avessero fatto a reperire informazioni così sensibili dal web, cioè perché, come hai detto tu, è pur vero che ci sono i numeri della Meloni e del Presidente, ma è pur vero che ci sono tutti i numeri dei più grandi vertici e amministratori delegati d'Europa, cioè il numero del Agnelli, Berlusconi, tutti i numeri possibili e immaginabili delle più importanti società, che sia PMI, piccole e medie imprese, che grandissime aziende, tutti, non c'è, distintamente, ci siamo anche io e te. Sì, ci credo, ci credo. Se ci sono loro, ci siamo anche noi sicuro. E a Eh, quel punto hai provato a contattare direttamente le autorità come ACN e poi dai giornali ho letto che hai contattato addirittura la CIA per segnalare questa vulnerabilità e che tipo di reazione hai ricevuto. Sì, allora premetto che questa mia, diciamo, ricerca è stata fatta il 17 di marzo. Io il 17 stesso ho avvisato in prima battuta l'ACN, cioè l'Agenzia Nazionale per la Cyber Security. Ho avvisato loro convinto che prendessero, diciamo, dei provvedimenti. Loro, diciamo, si sono giustificati dicendo che non ho usato un canale ufficiale, cioè il classico forum. Mhm. Non ho usato il classico forum perché? Perché penso che lì possano scrivere tutti i comuni mortali. Invece io cosa ho fatto? È famoso cioè diciamo che la parte più famosa è che mi hanno risposto per noi è una bufala su LinkedIn, ma quello è venuto dopo, cioè nel senso che io in prima battuta ho chiamato i vertici al cellulare, ho mandato un messaggio a WhatsApp, cioè questo gli voleva far capire ai vertici, questo qui come fa ad avere il mio cellulare e ad avermi mandato un WhatsApp. Perché questa cosa diciamo è uscita in alcuni giorni, in altri no. Quindi io in prima battuta ho scritto ai vertici dell'ACN, cioè proprio ai vertici, ai capi. Eh, quindi anziché stupirsi di come avessi avuto il loro numero, mi hanno detto, guardi, ma il nostro numero sicuramente l'ha avuto da qualche nostro conoscente e ci vuole fare uno scherzo. Cioè, ero veramente allibito. E mi hanno bloccato, cioè mi hanno bloccato come se tu blocchi qualcuno che ti importuna al telefono, quindi Chiaro. hanno ignorato la segnalazione. Dopodiché ho scritto sulla pagina LinkedIn e anche lì mi ha dato del bufalaro. Ah, A quel incredibile. punto ho continuato a avvisare, eccetera, eccetera, nei giorni successivi fino ad arrivare alla polizia postale, che è stata l'unica che si è mossa immediatamente. Cioè, gli Quindi, unici che si sono mossi sono la polizia postale. Riguardo la CIA, io ho avvisato anche la CIA il 27 di marzo alle 6:59 del mattino, spiegando che sicuramente ci sarebbe stato un perché erano troppo sensibili i loro dati. Gli americani diciamo che non dormono quanto noi, cioè sono molto più svegli.
sotto altri chiaro. aspetti. Quindi di fatto io ho avvisato alle 6:59 ora italiana del mattino che lì era l'una di notte, 9 ore dopo, quindi alle 16 italiane, è uscito un articolo sulla Corriere della Sera dove diceva diffusi online cellulari dei ministri americani e delle Central Intelligence Agency, mail e numeri di telefono, cioè quello che io avevo scritto 9 ore prima. Ma e quindi scusami, per curiosità, perché ma quindi te hai contattato prima la polizia postale e poi la CIA o prima la CIA e poi la polizia No, postale? no, prima ho contattato la polizia postale. Ah, okay, ma e la polizia postale a quel punto si è dato una sveglia perché l'ha contattati la E CIA oppure Ma questo non lo so perché purtroppo non so, cioè nel senso, purtroppo per fortuna, cioè, io faccio un altro tipo di mestiere, ho una stima per loro assoluta, quindi non mi è dato sapere se la CIA ha preso contatti con la polizia postale, non lo posso sapere. Quello che so è che comunque la polizia postale si è mossa molto velocemente. È pur vero che ancora le piattaforme che sono online, si è aperto un garante della privacy, c'è una commissione parlamentare in atto, quindi insomma, si stanno muovendo veramente gli organi più importanti. Però è anche vero che quello che è emerso è di una piattaforma, diciamo Lusha. chiaro. Lusha è la piattaforma che si è voluta, diciamo, far uscire, che ci sono dati non così sensibili, ma le piattaforme più importanti, quelle dove veramente ci sono i dati più sensibili, sono altre, che sono a conoscenza della polizia postale e degli organi competenti, sono state pubblicate proprio appositamente. Ripeto, l'USHA ha informazioni abbastanza sensibili e importanti, non tanto quanto le altre piattaforme, quindi Chiaro. c'è un'indagine in corso e sicuramente E saprà. durante le tue ricerche hai mai incontrato ostacoli o ricevuto pressioni per fermarti? Se sì, da chi arrivavano? No, 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 nessuno, nel senso che nel momento in cui ho, diciamo, reso pubblica questa cosa perché non venivo ascoltato, quindi ho deciso di contattare, diciamo, la stampa dopo 15 giorni di totale assenza da parte delle istituzioni, tranne, ripeto, della polizia postale, ho deciso di rendere pubblica questa notizia. Nessuna pressione, assolutamente. Adesso diciamo che quando tu fai, fai emergere una falla così grande, quello che succede è che si prendono delle contromisure, ma le contromisure sono eh, articoli magari che dicono no, non si tratta di sicurezza, no, non era una falla, ma sono stati diffusi chissà da chi, cioè cercano di sminuire il problema. Sì, infatti ho visto su Striscia la Notizia un servizio che diceva: "No, non è un problema di sicurezza, ma è di privacy". Sì, ho capito, Esatto. però i numeri del telefono chi dove l'hanno presi? Quelli Poi del presidente. l'autore di quel servizio, guarda caso, lavora per l'ACN, quindi Ecco, ti fa capire. infatti ti fa subito capire. Sì. E No, visto il tuo proprio mi fa sorridere perché uno che si occupa di cyber security sa a cosa va incontro, cioè nel senso, oggi installare un Trojan è di una facilità incredibile, credimi, perché io diciamo che faccio anche, non che installo Trojan, però io faccio consulenze di cyber security anche per enti, magari che possono essere vicine agli enti governativi, però sempre in maniera legale, cioè nel senso che nel chiaro. momento in cui una procura deve fare delle indagini o ci sono delle situazioni che richiedono l'aiuto di un consulente, io diciamo faccio questo di mestiere. Quindi la prima cosa che si fa quando bisogna installare uno spyware o un Trojan, perché ci sono delle indagini, la prima cosa che si fa è avere il numero di telefono. Quindi questi espertoni di cyber security che dicono ma non è un problema di sicurezza nazionale, evidentemente non conoscono quello che c'è dall'altra parte, perché io col tuo numero posso fare tantissime cose che tu neanche Sì, sì. immagini, e lo farò vedere proprio questa sera alle Iene. Cioè col tuo numero io posso fare la prima cosa è installarti uno spyware a distanza, cioè ma con una facilità incredibile, mi serve proprio il tuo numero. Quindi nel momento in cui è il numero della Meloni, se volessi fare qualcosa lo posso fare. Seconda cosa, posso geolocalizzarti, non ho bisogno che trovo il mio iPhone o dov'è il mio telefono, Sì, 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 mi posso geolocalizzare in automatico, quindi senza utilizzare chissà quale strumento. La, la terza cosa, posso intercettarti, ci sono dei sistemi proprio di intercettazione, questo naturalmente lo sanno chi lavora in questo campo e sanno che si può fare benissimo. E la cosa più inquietante è lo spoofing, cioè io col tuo numero posso, e questo lo vedrai anche tu stasera,
posso chiamare al tuo cellulare dal numero di tua madre e sul tuo display ti Sì, uscirà. sì, sì, no, no, ma lo so Andrea, ho fatto anche un video per il mio canale dove Esatto, faccio vedere che io chiamo esatto, col numero quindi di Revolut il cellulare. Però stavolta se mi appare il numero di Revolut. Ecco qua. Questo è il numero di Revolut. Guarda un po' che c'è scritto. Revolut. Te cliente Revolut, credi che io sia Revolut? proprio un problema perché? Perché nel momento in cui tu dici, vabbè, ma quei dati si trovano su portali di lead generation a pagamento, non è vero neanche quello, non bisogna assolutamente pagare perché hai 70 crediti gratuiti, cioè significa che tu sblocchi circa 40 persone, cioè tu puoi sbloccare 40 utenti alla volta, gratis. Dopodiché tu ti crei una nuova email E e lo te ne rifai. sblocchi altri 40, cioè non si paga, cioè questo fatto che si paga sì se tu vuoi fare un abbonamento, ma tu generi una nuova email e neanche paghi. E quello che tu puoi avere sono informazioni delicate e sensibili e soprattutto puoi fare delle cose No, gravi. visto che te sei un esperto e insomma io lo fa, anch'io mi occupo di sicurezza però dalla parte delle infrastrutture, non penetration test e queste cose, però chiaramente mi diverto come tutti. E visto che hai detto prima una cosa del numero del telefono che possono essere intercettati, ora io so che su Amazon si può comprare uno scatolotto a 500 euro per l'SS7, per il protocollo Esatto, SS7, esatto, ma per bravissimo. esempio, ma perché tipo le reti telefoniche non provvedano a mettere in sicurezza proprio questi Eh, protocolli? Io credo che determinate cose, io l'ho pensato anch'io, nel senso, è una domanda che mi sono posto spesso. E un amico che purtroppo è molto riservato mi ha detto anche sotto questo aspetto, lui è convinto di una cosa, io sono meno, diciamo, negazionista di lui, però mi ha fatto un po' pensare, perché lui ogni volta quando parliamo di sicurezza, lui mi dice, io gli dico, ma scusa, c'è questa vulnerabilità e la sappiamo, ma perché non si va a correggere? Lui dice sempre perché evidentemente quella vulnerabilità deve essere lasciata lì appositamente. Chiaro? Oppure lo stesso discorso, cioè lui mi dice a te sembra scontato che quei portali e quelle informazioni cioè non dovevano emergere, ma magari erano lì apposta perché servivano a chi ne aveva bisogno e che... Ma guarda, ti dico un'altra cosa. Anch'io una volta ho cercato, poi ti faccio un'altra domanda, ho cercato, sai, con le mail spoofing, no? Sì, Che è sì, una sì, cosa abbastanza semplice. Lavazza.it. Io ho provato io, ho mandato le mail come valerio@lavazza.it. Non hanno nessuna sicurezza, io li ho contattati, l'ho scritto anche a CN, ho detto ragazzi, ma questa è una società grande, insomma, ti immagini, insomma, il dominio è valido, quello riceve un'email da un dominio valido, ci crede e niente, la totale assenza in Italia di sì, queste sì. cose. Ma questo lo vedrai oggi anche, questo spoofing funziona anche con giustizia.it, cioè le mail Sì, le sì, metti sì, 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 io non l'ho detto, però l'ho provato a fare. sì, sì, Ho scritto anche a loro per sta cosa qui, sì, ma sì, nessuno ti dice niente. E senti una esatto. cosa, Andrea, visto il tuo passato e le esperienze con le forze dell'ordine, come ha influito questo nuovo caso sul tuo modo di vedere la sicurezza nazionale oggi? Disastrosa, disastrosa perché io sono molto arrabbiato. Perché sono arrabbiato? Perché noi paghiamo centinaia di analisti che lavorano per lo Stato, cioè proprio ufficiali, che lavorano al Mhm. Ministero della Difesa. Sono centinaia, i quali diciamo dovevano già sapere di questa falla, di questa vulnerabilità, cioè è impossibile che cioè loro fanno prevenzione, cioè devono Chiaro? sapere cose prima di noi e non lo sapevano. Te lo dico perché proprio non lo sapevano. Ma la cosa più assurda è che noi paghiamo società esterne perché i nostri sono talmente bravi, ma così bravi che noi abbiamo bisogno anche di persone più brave di loro, che sono agenzie esterne che lavorano per lo Stato, per il governo, che paghiamo profumatamente, quindi non solo gli analisti interni al Ministero, ma anche analisti esterni, quindi di agenzie di cyber security. Sono tantissime che lavorano per lo Chiaro. Stato italiano e anche loro non lo sapevano. Quindi noi diciamo paghiamo il doppio perché paghiamo sia quelli interni che quelli esterni
per non avere No, alcun io una risultato. volta mi sono un po' preso con, credo che fosse il servizio stampa di ACN su LinkedIn, perché per via di un articolo del Fatto Quotidiano che diceva che praticamente lì ci mettevano gli amici degli amici. E io scrissi sotto a LinkedIn questo, a un certo punto tirò fuori un papiro dove diceva e elogiava le virtù di ACN, che però in sostanza non fanno niente, cioè nel senso loro monitorano, prendono delle notizie e le postano su Telegram. Finita lì. Mh. Questo non lo so perché diciamo che ACN l'ho scoperta, io non sapevo neanche l'esistenza, proprio questo ti fa capire quanto io non conoscevo neanche ACN, cosa fosse ACN, non sapevo fosse neanche un'agenzia di sicurezza, proprio perché diciamo, non sono, non mi lego a degli organi che non ho degli esempi, soprattutto Chiaro. italiani. Ecco, quindi sostanzialmente l'ho scoperto solo quando ho avuto bisogno di contattare, diciamo, il governo, però diciamo che non è stato l'approccio uno dei migliori. Un'esperienza felice. Diciamo che se dovessi scoprire qualche altra cosa, ecco, che già è successo, non ho contatto loro, no, lascio perdere. No, no, è chiaro. E secondo te quali sono le misure urgenti che dovrebbero adottare o dovrebbero essere adottate per evitare che le informazioni così sensibili finiscano nelle mani sbagliate? Ma la prima cosa è quella che stanno facendo, nel senso che hanno avviato già una istruttoria del garante della privacy, molto probabilmente quelle piattaforme verranno oscurate, almeno nel nostro paese, ed è giusto così, perché comunque avere il database intero anche della Lavazza, cioè lì dentro ci sono tutti il database della Lavazza. Uno dice, ma Chiaro. non è il database, o chiamatelo come volete, per me è un database, cioè ci sono 1800 dipendenti della Lavazza, Un eh, database. ci sono circa 18.000 dipendenti di Leonardo, cioè Leonardo è una delle società di sicurezza più importanti italiane, ci sono 132.000 email e numeri di telefono della società più importante al mondo sotto l'aspetto della privacy che è Apple, cioè Apple magari neanche lo sa, ma se tu vai sull'uscia ci sono 132.000 Wow. dipendenti interni Apple, compreso Tim Cook, c'è il suo Che numero con la sua email, disastro proprio. cioè capisci? Ma e pensi che dietro alla vendita di questi dati ci sia una rete di organizzazioni oppure si tratta di episodi isolati? Ma io credo che sicuramente non posso affermarlo, ma non è normale che ci siano dati così sensibili, soprattutto su determinate piattaforme. Quindi sono convinto che questi dati, diciamo, con la scusa di abbonamenti, sul dark web funziona più o meno allo stesso modo, cioè sul dark web è, se tu vuoi avere delle informazioni devi pagare. Ok, Chiaro. allora tu paghi e hai delle informazioni. Ora, messo in chiaro un sito così, dove dice io ti dimostro che posso avere dei contatti di personaggi importanti, se tu fai un abbonamento di 50 euro ne avrai molti di più. Ecco, 50 io, 52, 51 altro, diciamo, Chiaro. ecco, non fai soldi in maniera facile. Sicuramente dietro c'è un business. Sì. Per forza, per forza. E ora ho l'ultima domanda per te. Qual è il tuo prossimo passo? Continuerai ad indagare su altre possibili falle nella sicurezza dello Stato? Ma diciamo che il mio lavoro è quello di aiutare sempre. Io sono una persona estremamente curiosa, diciamo, non mi prefisso mai degli obiettivi. Ogni volta che ho dei lavori da fare, navigo come fai tu e come fanno molte altre persone, diciamo, vado a risolvere i problemi per cui vengo pagato. Di certo è che durante queste navigazioni, anche diciamo, in ambienti particolari, scopri determinate cose. Certo, quando le scopro io, avendo un'etica, le segnalo Chiaro. solitamente. Però il mio lavoro, diciamo, non è quello principale, lo lascio fare agli altri. Certo è che anche adesso ultimamente sono emersi altre vulnerabilità di cui ne parlerò proprio stasera, e sono un po' meravigliato, ecco, dalla prevenzione, cioè io ero convinto che ci fosse più prevenzione, ma ho capito che non è così. Che non è così. Andrea, io ti ringrazio. Prima di lasciarti, ho un'ultima domanda che faccio sempre a tutti gli esperti che intervisto
di volta in volta. Molti ragazzi, quando faccio le live su TikTok oppure su YouTube o sul mio canale Telegram, loro mi chiedono, ragazzi giovani o comunque giovani, anche trentenni, ora lo so che in Italia a 30 anni uno è vecchio, ma insomma persone giovani, mi chiedono, quelli che vogliono entrare in questo settore della sicurezza, che cosa gli consiglieresti di fare? di Chi essere parte proprio da curiosi, zero? di essere curiosi, di essere veramente curiosi, nel senso sicuramente serve un background sotto l'aspetto della cyber security, ma io diciamo quello che ho imparato l'ho imparato per strada da solo con la curiosità. È la curiosità che ti porta a scoprire tantissime cose, quindi sicuramente avere un background sempre di studi, almeno un minimo, ma se sei una persona curiosa ti distinguerà dagli altri. Certo, certo, perfetto. Ti ringrazio per questa intervista e ovviamente ti guarderò alle Iene questa sera, hai detto? Questa sera, sì. Perfetto, questa sera. Allora io questa sera non mancherò. Ti ringrazio del tuo Ciao, tempo, Andrea, grazie mille. ciao. Ciao.